Oggi facciamo un test sulle particelle ne e ci. Sei pronto? Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se sei nuovo su questo canale ti invito ad iscriverti, così non ti perderai tutti i prossimi contenuti per imparare l'italiano e per conoscere l'Italia. Inoltre supporterai il mio progetto. Alcuni studenti di italiano iscritti a questo canale mi hanno chiesto di fare un video test su queste particelle italiane, ne e ci, perché infatti creano sempre molti problemi e sono davvero insidiose. E quindi dopo le precedenti lezioni su ci e ne, che puoi trovare qua sopra o sotto nella descrizione, ho deciso di fare un video quiz su questo argomento. Questo video è quindi dedicato a tutti quegli studenti di livello intermedio avanzato che vogliono fare pratica con questo argomento. Ti consiglio di guardare le spiegazioni di grammatica prima di fare il test. Avrai 5 secondi di tempo per rispondere ad ogni domanda e puoi fermare il video se hai bisogno di più tempo. Bene, iniziamo subito. Domanda numero 1. Sono andato in vacanza in Sicilia e sono rimasto una settimana. Ne o ci? Sono andato in vacanza in Sicilia e ci sono rimasto una settimana. In questo caso la particella ci ha un valore di luogo. Sono rimasto lì una settimana. Abbiamo deciso di lasciare l'Italia. Che pensi? Che ne pensi? Cosa pensi di questa cosa, di questa idea? Cosa ne pensi? Frase numero 3. L'Italia è splendida. La prossima volta che andiamo, dobbiamo rimanere almeno per una settimana. E la risposta è sempre ci. L'Italia è splendida. La prossima volta che ci andiamo, dobbiamo rimanerci almeno per una settimana. Anche qui è usato 2 volte il ci locativo. Domanda numero 4. Sono 3 possibili percorsi e dobbiamo scegliere uno. Ci sono 3 possibili percorsi e dobbiamo sceglierne uno. Ci in questo caso è unito al verbo essere, quindi esserci. E abbiamo il ne in funzione partitiva, quindi un percorso tra i 3 disponibili. Frase numero 5. Se non mangiamo qualcosa ora, avremo molta fame durante il concerto. Se non ci mangiamo qualcosa ora, avremo molta fame durante il concerto. In questo caso ho usato un pronome riflessivo per un verbo che normalmente non è riflessivo, quindi il verbo mangiare. È un modo che molti italiani usano per rendere la frase più soggettiva. Ne ho parlato in un video dove spiego i verbi riflessivi. Passiamo alla 6ª domanda. Hai voglia di incontrare Pietro stasera? No, non ho voglia. Uscirò domani. Hai voglia di incontrare Pietro stasera? No, non ne ho voglia. Ci uscirò domani. Avere voglia è uno di quei verbi seguito dalla preposizione di. E per evitare di ripetere non ho voglia di incontrare Pietro, uso il ne. Ci uscirò domani. Ci significa con lui in questo caso. Abbiamo chiesto a Simone che cosa è successo, ma non ha detto niente. Abbiamo chiesto a Simone che cosa è successo, ma non ci ha detto niente. Ci ha valore di pronome indiretto in questo caso. A noi. Non ha detto niente a noi. Domanda numero 8. Sei sicuro di quello che stai facendo? Sì,
Sono certo. Sei sicuro di quello che stai facendo? Sì, ne sono certo. Chiara ha chiamati per sapere come stavamo. Chiara ci ha chiamati per sapere come stavamo. In questo caso ci ha valore di pronome diretto, quindi ha chiamato noi. Ultima domanda. Giovanni tornerà a casa? Sono sicuro. Giovanni tornerà a casa. Ne sono sicuro. Bene, il test è finito. Fammi sapere qui sotto nei commenti com'è andata, se era troppo facile o troppo difficile. Inoltre, se hai richieste su esercizi in particolare o hai incertezze sulla lingua italiana che ti piacerebbe chiarire, fammelo sapere sempre qui sotto nei commenti. Se vuoi fare altri esercizi per migliorare il tuo italiano oppure vuoi prenotare una lezione di italiano con me, puoi trovare tutti i link sempre nella descrizione. Bene, io ti aspetto in un'altra lezione che trovi qui a fianco e ci vediamo presto. Ciao, buono studio!